Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica della pagina privata PHP e dei file relativi alla gestione dei nostri menu, in modo che sia le pagine che le voci dei nostri menu siano visibili o meno in base ai permessi. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a inibire la visualizzazione dei pulsanti in base ai permessi sia per i nostri form e per le nostre tabelle. Poi a fine videoguida creeremo anche la pagina inaccessibile e la pagina inesistente qualora si tenti di modificare l'id pagina tramite l'URL nel nostro CMS. Quindi per prima cosa ci occuperemo dei permessi per i nostri form. E prima di procedere, nella precedente videoguida, per quanto riguarda la inner join, in realtà ne abbiamo fatto una in più, quella con i gruppi, e in realtà non è necessaria perché la tabella permessi pagine, come la tabella permessi pulsanti, hanno in realtà l'FK gruppo associato, quindi in realtà potevamo questa inner join non effettuarla e quindi nell'end delle condizioni aggiungerli soltanto permessi pagine.fk gruppo uguale a sessione di gruppo. Ovviamente non cambia nulla, però è giusto che ve lo dica. Quindi tornando alle modifiche da fare oggi, apriamo prima il file che genera i pulsanti per i nostri form, che lo troviamo in include pulsante.php, e allo stesso modo, quindi come abbiamo effettuato nella precedente videoguida, andiamo a selezionare i dati del nostro pulsante con la inner join delle azioni, perfetto, poi aggiungiamo una inner join con permessi pulsanti as pp e gli diciamo on p.id pulsante sarà uguale a permessi pulsanti al campo fk pulsante, e poi come anticipato prima non aggiungiamo l'ulteriore inner join, quindi gli diremo where a.nome uguale ad azione and permessi pulsanti al campo fk gruppo sarà uguale, e qua ci va ovviamente la sessione con l'id gruppo. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete non cambia nulla. Questo perché l'utente super user che abbiamo definito nella precedente videoguida, quindi quello attualmente loggato all'interno del CMS, ha i permessi per tutti i pulsanti e le pagine del nostro CMS. Ora, da utenti e permessi al super user li togliamo inserisci gruppo, quindi ci spostiamo in permessi utente e gli togliamo il pulsante inserisci gruppo, quindi gli togliamo questo permesso, assegniamo nuovamente i permessi, ci spostiamo in elenco gruppi, quindi gestione gruppi, e come vedete ora il pulsante non è più visualizzato. Questo perché abbiamo eliminato il permesso per quel pulsante. Bene, ora lo ripristiniamo, quindi permessi utente inserisci gruppo, e come prossima modifica andiamo a effettuare la stessa modifica per quanto riguarda invece i pulsanti delle nostre tabelle. Quindi apriamo il file che gestisce le nostre tabelle, quindi classi box tabella, e nella parte dove vengono generati quindi i nostri pulsanti, nella query, questa qua, aggiungeremo l'ulteriore inner join, quindi inner join permessi
pulsanti as pp, dove p.id pulsante è uguale a permessi pulsanti al campo fk pulsante, where a.nome perfetto, e qua dopo tipologia possiamo anche andare a capo, li scriviamo and permessi pulsanti.fk gruppo è uguale alla nostra sessione, quindi $_session gruppo. Perfetto. Poi qua li possiamo aggiungere p.tipologia pulsante e qua order by p.posizione pulsante ask. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete, come per i pulsanti del form, anche qua non scompare nessun pulsante perché ovviamente super user ha, vi ricordo, tutti i permessi. Quindi rientriamo in permessi super user, permessi utente, e dalla tabella elenco gruppi li eliminiamo il pulsante, quindi il permesso per il pulsante cancella gruppo. Riassegniamo i permessi, ci rispostiamo in gestione gruppi e come vedete ora il pulsante per cancellare non è più visibile ed è accessibile all'utente loggato. Bene, ora lo ripristiniamo, quindi cancella gruppo. Bene, e quindi in questo modo siamo in grado di creare tramite questa sezione varie tipologie di gruppi a cui associare diversi utenti che si occuperanno, in base alle nostre esigenze, di determinate azioni da compiere tramite il nostro CMS. Quindi potremo anche nel dettaglio dedicare magari soltanto alcuni utenti alla visualizzazione dei dati per alcune sezioni, altri alla modifica soltanto dei dati e altri magari alla modifica, cancellazione e visualizzazione dei dati. Perfetto. Ora, visto che ci siamo e siamo nell'elenco dei nostri gruppi, ci apriamo il file che gestisce questa tabella e aggiungiamo anche la colonna dove ci mostri il numero degli utenti associati a quel gruppo. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file, quindi privata, sezioni, permessi utente, elenco gruppi, e nella nostra query, che avevamo lasciato semplicemente come select stellina from gruppi, e nella nostra query quindi gli diciamo select g.stellina, quindi selezionaci tutte le occorrenze della tabella gruppi, virgola, il count. Questa funzione l'abbiamo già vista più volte, vuole in ingresso il dato da contare, in questo caso dovrà contarci u.id utente e lo rinominiamo in as numero utenti from gruppi as g inner join utenti privata as u e gli diciamo on g.id gruppo sarà uguale a u.fk gruppo e poi gli aggiungiamo il group by, quindi dobbiamo raggruppare i dati per g.id gruppo. Perfetto, quindi definiamo la colonna, quindi la colonna numero utenti, e qua ci possiamo scrivere numero utenti gruppo e come dato qua ci va il numero utenti. Perfetto, poi aggiungiamo le opzioni alla colonna, quindi numero
utenti e togliamo magari il 10% dal nome del gruppo e il 10% dalla descrizione, e quindi qua ci mettiamo 20. Perfetto. Poi settiamo, visto che ci siamo, anche l'ordinamento per numero utenti. Bene, e per finire aggiungiamo la colonna, quindi table aggiungi colonna numero utenti. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete la nostra tabella ci ha aggiunto una colonna numero utenti del gruppo con l'effettivo conteggio di quanti utenti sono associati al gruppo selezionato. Perfetto. Ora, come promesso a inizio video guida, vediamo di definire la pagina inaccessibile in modo che vediamo un po', in modo che togliamo per esempio come permesso nuova sezione, quindi l'id 8, quindi utenti permessi, super user, backend, nuova sezione, gli togliamo il permesso, in modo che, quindi dicevamo, qualora si agisca tramite l'URL, e in questo caso noi impostiamo 8, la pagina, come in questo caso, non ci generi l'errore. Quindi innanzitutto ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione home page, e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo pagina inaccessibile. Identificativo pagina inaccessibile. Descrizione non gliene diamo. Il file sarà pagina inaccessibile.php. Creiamo il file. Qua potremmo anche volendo inserire una nuova tipologia di file, facciamo col form per l'inserimento di dati e redirect, visibilità e posizione non ne vogliamo, quindi inseriamo la nostra pagina. Bene, ora apriamo il file appena creato, quindi sezione home page, pagina inaccessibile. Ci stampiamo come abbiamo fatto in home page la tabella avvisi, quindi pagina inaccessibile, ok, e gli diciamo semplicemente gli diciamo semplicemente td class avviso, così, quindi questa parte la cancelliamo, gli diciamo attenzione, non si posseggono i permessi necessari per visualizzare la pagina da lei richiesta. Bene, quindi questo sarà il messaggio che vogliamo comunicare, quindi salviamo e nella pagina privata PHP, quindi se la query principale va a buon fine, perfetto, ci stampa la pagina, altrimenti, quindi qua nell'else, per il momento ci ricaviamo l'id di pagina inaccessibile, quindi select id, lo chiamiamo inaccessibile, sarà uguale a select id pagina from pagine privata e gli diciamo where identificativo alfanumerico sarà uguale a
pagina inaccessibile. Perfetto. Eseguiamo la query, quindi res id inaccessibile sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell id inaccessibile. Ricaviamo il dato, quindi MySQL fetch array di res id inaccessibile e gli facciamo fare quindi un header location privata.php pagina uguale, e qua ci va $row id inaccessibile al campo id pagina. Perfetto, quindi rindirizziamo l'utente, qua va punto e virgola, quindi dicevamo rindirizziamo l'utente alla pagina inaccessibile. Perfetto, ora associamo i permessi anche per la nuova pagina e poi vedremo magari in definizione delle nuove pagine e anche in modifica di andare a associare direttamente i permessi per l'utente che sta lavorando, in modo che non dobbiamo poi ogni volta andare in utenti permessi e associare i permessi. Quindi super user pagina inaccessibile, qua in realtà potevamo anche dargli una descrizione, dopo gliela diamo. Quindi abbiamo assegnato i permessi per quella pagina e quindi modifichiamo l'URL impostandolo ad 8 e come vedete la pagina noi non abbiamo i permessi per quella pagina e il CMS ci rindirizza alla pagina inaccessibile. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è spostarci in backend e definire una nuova pagina, sempre sezione home page, e la chiamiamo pagina inesistente, perché al momento se noi per esempio qua scriviamo 999 ci rimanda a inaccessibile. In realtà la pagina non esiste, perché non comunicarlo nel modo corretto? Quindi amministra pagine home page, facciamo anche la pagina inesistente, id pagina inesistente, descrizione gliela diamo, quindi pagina inesistente, nome file contenuto principale pagina inesistente.php, creiamo il file come prima col form per l'inserimento dei dati e lasciamo tutto il resto invariato. Qua come descrizione gli diamo pagina inaccessibile, associamo i permessi, poi vediamo per quanto riguarda questi permessi standard, quindi come l'home page, le pagine insomma inaccessibili, inesistenti, di darle di default alla definizione dell'utente. Questa sarà un'altra modifica importante che andremo ad apportare. Quindi associamo i permessi, quindi dicevamo che in privata.php all'interno dell'else innanzitutto ci facciamo la query sulla pagina, quindi sell pagina URL la chiamiamo, quindi selezioniamo l'id di pagina postato nell'URL, quindi faremo una select id pagina from pagine privata where id pagina sarà uguale, e qua ci concateniamo l'id pagina del nostro URL, quindi il recupero della variabile.
quindi di get pagina. Perfetto. Eseguiamo la query, quindi res pagina URL sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell pagina URL e gli diciamo if row pagina URL, quindi se trova dei dati, quindi MySQL fetch array di res pagina URL, vuol dire che la pagina esiste, scusate, ma non abbiamo i permessi necessari per visualizzarla, e quindi ci ricaveremo id redirect redirect che sarà uguale a row id inaccessibile al campo id pagina. Bene, altrimenti vuol dire che la pagina non esiste, quindi faremo la query sempre su pagine privata where identificativo alfanumerico è uguale a pagina inesistente. Perfetto, quindi modifichiamo la query, quindi sell id inesistente, res id inesistente e row id inesistente, e quindi id redirect sarà uguale a row id inesistente al campo id pagina. Perfetto, e l'header location finale avrà come valore la nostra variabile id redirect. Perfetto, quindi salviamo e in pagina inesistente inseriamo la stessa tabella che abbiamo inserito in pagina inaccessibile e gli diciamo attenzione, la pagina che si sta cercando di visualizzare non esiste. Perfetto, quindi salviamo, impostiamo l'id pagina uguale a 8, quindi la pagina per cui non abbiamo i permessi, e come vedete a messaggio a video abbiamo pagina inaccessibile, quindi non si posseggono i permessi necessari per visualizzare la pagina da lei richiesta. Perfetto, inseriamo id 555 che sicuramente non esiste e come vedete il sistema ci dice pagina inesistente, quindi attenzione, la pagina che si sta cercando di visualizzare non esiste. Perfetto, direi che ci siamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida setteremo i permessi di default per quanto riguarda l'home page in fase di definizione dei nuovi utenti, e poi in back-end sia per quanto riguarda le pagine che per quanto riguarda i pulsanti in fase di definizione degli stessi. Quindi qualora stiamo lavorando nel back-end metteremo il flag che ci permetterà di associare i permessi all'utente che sta lavorando.